Ma perché alcune persone hanno paura dei clown? Perché esiste questa fobia e da dove nasce? Lo vuoi scoprire? Allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo della comicità, dei suoi personaggi, ma in questa serie voglio rivalutare la parola clown. Tutto quello che riguarda la comicità mi interessa e se anche tu condividi questa passione, allora iscriviti al canale azionando la campanella che trovi qui. Ricordati che se vuoi studiare la comicità puoi seguire i nostri corsi online. Ma oggi parliamo di una fobia che molti hanno, la paura del clown. Più che altro la paura del suo fattore estetico, forse. Alzi la mano chi non ha provato almeno una volta una certa inquietudine davanti a un clown. La coulrofobia, così è chiamato il timore irrazionale dei pagliacci, ha radici psicologiche precise ed ha a che fare con il modo in cui il cervello percepisce volti ed espressioni. In altre parole, la mente interpreta il clown come una minaccia o un potenziale pericolo, quindi prepara automaticamente il corpo a combattere per la sopravvivenza. Questa eccessiva risposta emotiva è uno dei segni più chiari che una persona è in preda ad un disturbo fobico. La paura probabilmente deriva dallo scomodo senso di disconnessione tra guardare il personaggio sotto mentite spoglie mentre la sua vera identità ed emozioni rimangono nascoste. Sembrerebbe che circa il 2% degli adulti soffra di coulrofobia. Il tasso è probabilmente più alto per i bambini, ma forse è l'immagine del pagliaccio spaventoso, il clown nero, che ha portato al declino della vera essenza del clown. Te ne ricordi qualcuno? Da Non riesco a dormire, il pagliaccio mi mangerà di Bart Simpson e il personaggio di Joker nei film di Batman. I pagliacci spaventosi sono diventati parte della psiche collettiva. Il fatto che il serial killer della vita reale John Wayne Gacy sia vestito da clown per le feste dei bambini ha solo contribuito ad alimentare la paura. Per i bambini degli anni '80 viene in mente Pennywise, il clown, tratto dal romanzo di Stephen King del 1986, It, che è stato successivamente trasformato in un personaggio cinematografico. Gli esperti sottolineano che i bambini piccoli potrebbero non essere necessariamente spaventati dai pagliacci di per sé, piuttosto hanno paura dell'insolito e dell'ignoto, qualunque forma assuma. Per gli adulti il trucco esagerato, il comportamento maniacale e la domanda cosa sta realmente succedendo dietro la maschera sorridente. È abbastanza facile evitare i pagliacci nella vita reale, ma se vuoi superare la tua coulrofobia, il trattamento in genere segue metodi usati per altre fobie. Ma la cosa che mi preme è considerare che chi fa il clown professionista o no ha in sé lo spirito bambinesco e spesso, direi quasi sempre, dentro di sé vive in un mondo completamente diverso di quello che c'è fuori. È come un bambino intrappolato nel corpo di un uomo. E se tu pensi a questo motivo, il clown non è il personaggio, truccato con il naso rosso, ma magari è il tuo vicino di casa che ha quell'animo gentile e spensierato, o il tuo compagno di scuola o il collega che ha quel modo di fare leggero che a volte sembra sciocco. Il clown potresti essere tu, che perdi ancora tempo ad ascoltarmi e a renderti conto che in effetti non ci dobbiamo prendere troppo sul serio. Se ti senti un po' clown, iscriviti e commenta, ma soprattutto aiutaci a condividere questo messaggio. Save the clown! Ti aspetto al prossimo video.